Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi leggeremo di nuovo il volantino della Lidl con l'uscita con gli utensili della Parkside. Questo è il volantino con l'uscita comprese fra il 25 e il 31 luglio 2022. All'interno troveremo alcuni articoli per il giardinaggio e non solo, anche per il fai da te e qualcosa anche per l'automobile. Quindi mettiamo il volantino sul bancone e vediamo cosa ci propongono. Iniziamo. E allora andiamo quindi a pagina 18 del volantino. Il primo articolo che troviamo in alto a sinistra è un tosaerba a benzina al costo di 149 euro. Però ci tengo a precisare che molti di questi articoli, non avendo un giardino, non li ho mai utilizzati, quindi mi limiterò semplicemente a leggervi le caratteristiche. Allora, tosaerba a benzina con altezza di taglio regolabile su 3 livelli, compresi fra 25 e 65 mm. È pieghevole ed avrà un manubrio regolabile in altezza. In dotazione verranno date una chiave per la candela e il kit per la pacciamatura e un cacciavite. Il sacco di raccolta avrà una capacità da 40 litri, invece il serbatoio una capacità di 0,85 litri. In questa nota è riportato ecologico, quindi con un efficace silenziatore ed un'emissione ridotta dei gas di scarico. Le caratteristiche tecniche vere e proprie del motore sono quindi motore a benzina a 4 tempi da 132 cm3, la potenza del motore sarà di 2,45 cavalli a 2850 giri al minuto e la larghezza di taglio sarà di 41 cm. Questo rientra fra quegli utensili che non ho mai utilizzato. Non ho un prato e quindi non ho mai utilizzato un tosaerba. Questo invece è uno svettatoio telescopico a 34,99 euro con un allungamento telescopico compreso fra 200 e 277 cm. Il massimo diametro di taglio delle forbici sarà di 3 cm e la lunghezza della lama della sega sarà di 30 cm. Le forbici per i rami avranno un sistema a cricchetto e la lama della sega avrà invece un gancio anti-scivolamento e la testa dello svettatoio sarà regolabile in 7 inclinazioni differenti. Anche questo non l'ho mai utilizzato. Questa invece è una cesoia ricaricabile per erba e cespugli. Praticamente funziona con lo stesso sistema del tagliasiepi, sia quello elettrico che quello a batteria, hanno lo stesso principio. Quindi avrà la possibilità di utilizzare questo accessorio un pochettino più lungo che permette di tagliare muovendoci in orizzontale e questo accessorio a pettine che permette di tagliare muovendoci in avanti ed indietro. Questa è più indicata per erba con una lunghezza massima di 8 cm, questa invece con una lunghezza massima di 12 cm. Personalmente l'ho utilizzata più di una volta, ma utilizzata per piccoli lavori. Non ho un giardino come ho detto poco fa, quindi l'ho utilizzato per qualche aiuola e qualche pianta in vaso, ma l'ho utilizzata anche per rimuovere una pianta di capperi molto grande che aveva invaso una zona. In pochissimi secondi, grazie a questo utensile, sono riuscito a farlo molto facilmente. Tra l'altro ha l'impugnatura come scritto in questa didascalia che vi leggerò subito, quindi impugnatura girevole a 180 gradi con il sistema innesto per cambio di lame senza attrezzi e il cavo di ricarica sarà incluso, quindi sarà possibile utilizzare senza dover utilizzare alcun tipo di attrezzi, ma semplicemente premendo questo tasto o uno o l'altro accessorio. E stavo dicendo che l'impugnatura girevole ci permette di utilizzare la testa, quindi la posizione della lama, che sia girata in un senso, nel senso opposto, oppure in posizione orizzontale. Molto pratico effettivamente, viste le dimensioni, e effettivamente lavora pure molto bene, ma ripeto, per lavori di piccola portata. A destra invece troviamo un altro utensile che non ho mai utilizzato, si tratta della motosega elettrica, la versione più grande. Questa avrà una potenza allacciata di 2200 watt, una velocità della catena massimo di 15,3 metri al secondo e una lunghezza di taglio di 39 cm e mezzo. Motore alloggiato da entrambi i lati su cuscinetti a sfera, scorrimento della catena delicato e senza scatti, un interruttore di sicurezza a 2 mani con un arresto immediato della catena inferiore ad 1 secondo e in dotazione troveremo anche un fodero per la lama e una bottiglietta di olio ecologico specifico per le catene, confezione da 180 ml e costerà 69 euro. Lo stesso giorno in vendita troveremo anche le catene di ricambio specifiche per questa motosega che sono scese come prezzo da 12,99 euro a 9,99 euro con 3 euro di sconto. Più in basso nella zona centrale della stessa pagina troviamo la pistola termica. Questa per esempio è uno di quegli attrezzi che va bene sia per il giardinaggio che all'interno di un laboratorio per il fai da te. Infatti la pistola termica si utilizza per sverniciare, per stringere wine termorestringenti e per tanti altri piccoli lavori. All'interno della confezione troveremo anche diversi tipi di ugelli, quindi un ugello riduttore, un ugello a spatola, un ugello piatto e un ugello per barbecue. Viene messo all'interno della categoria da giardinaggio perché questo tipo di pistola, anche se solitamente quello che propone
la Parkside ha una forma differente con un'impugnatura un po' più lunga. Si può utilizzare anche come diserbante sfruttando il calore. Manca in dotazione l'accessorio specifico come diserbante, ma si può utilizzare anche in questo modo. La temperatura e il flusso d'aria saranno regolabili su 2 livelli, collocabile anche in posizione verticale per uso stazionario. Consumerà 2000 watt, 14,99 € e la temperatura sarà regolabile insieme al flusso d'aria con 350 gradi a 330 litri al minuto oppure 600 gradi con 550 litri al minuto. A fianco nella stessa pagina troviamo attrezzi per giardinaggio, quindi un rastrello, una pala, una scopa e poi un accessorio con delle setole in metallo a 8,99 €. Più in basso invece il tagliasipi elettrico con interruttore di sicurezza a 2 mani e sistema di arresto elettrico. Anche in questo caso verrà data in dotazione una custodia protettiva per la lama e avrà un assorbimento di 450 watt. Il costo sarà di 29,99 €. Il movimento di taglio sarà di 3400 al minuto, invece la lunghezza di taglio sarà di 46 cm e il massimo diametro dei rami che possiamo tagliare deve essere di 12 mm. A fianco troviamo uno spargitore universale a mano, 2 in 1, perché può servire sia per annaffiare che per spargere, quindi è un contenitore che possiamo riempire di ciò che ci necessita per versarlo nel terreno, nei vasi, eccetera, e costerà 4,99 €, scontato di 2 € rispetto a 6,99 € della versione precedente. Nella pagina successiva ci saranno invece degli innesti, dei rubinetti e questo diffusore, 6,99 € sono in ottone e effettivamente soprattutto questo a 2 vie lo ritengo molto utile. L'avete visto in alcune recensioni per esempio dell'avvolgitube automatico e in altri video ogni tanto compare. Lo utilizzo da almeno un 3 o 4 anni, mi sono sempre trovato benissimo e penso che durerà ancora molto perché sono davvero molto robusti. A destra troviamo un set che è perfettamente compatibile con questo tipo di accessori, anche se in dotazione verranno dati ma in plastica, quindi set per tubo di irrigazione lungo 20 metri. Il set sarà composto appunto dal tubo, un ugello regolabile in plastica uguale a questo in ottone, dei raccordi che troveremo anche in questo set e la pressione massima d'esercizio sarà di 6 bar. Il tubo avrà un diametro di 13 mm, quindi mezzo pollice, costo 12,99 €. Più in basso scaffale in legno per fiori e piante, posseggo sia questa versione che quest'altra versione, solo che la posseggo di colore bianco. Comode semplicemente per decorare lo spazio esterno, mettere sopra dei fiori. Sono comodi, belli da vedere ed effettivamente stanno durando parecchio nonostante a volte siano rimasti pure esposti alle intemperie. Costeranno 19,99 €. Da questa parte invece troviamo un marsupio da giardinaggio con tasche per attrezzi e cinghia regolabile, 6,99 €, quindi per mettere degli attrezzi durante la cura del giardino, dello spazio esterno, eccetera. Il sacco pieghevole da giardino con una capacità da 85 litri, in tessuto antistrappo ed idrorepellente, con 2 manici, avrà una portata massima di 50 kg. Ovviamente essendo pieghevole si può raccogliere e quindi occupare meno spazio quando non si utilizza. Costerà 8,99 €. Più in basso un set composto da 4 pennelli ed è un set adatto a colori per esterni, a costo di 6,99 €. Queste invece sono delle forbici per potatura. Questo tipo l'ho utilizzato fino a ieri mattina, costerà 3,99 €, anche se ho la versione con i manici di colore giallo. Ve ne ho recensito anche una versione e vi lascerò il link di quella recensione giù nel primo commento e nella descrizione, dove troverete anche i link di altre recensioni di altri prodotti che ho già provato. In questa pagina ci sono alcune sedie, sdraio, tavolini del giardino. Fate semplicemente un fermo immagine e poi guardate con calma. Andiamo avanti, da questa parte troviamo coltellino multiuso oppure posate da campeggio a 4,99 €. Si tratta del classico coltellino svizzero, anche se di fascia molto economica, che contiene diversi accessori, forbici, cavatappi, apribottiglie, un piccolo seghetto, una lama. Questo invece contiene proprio delle posate, quindi coltello, forchetta, cucchiaio, cucchiaino, più da campeggio, diciamo per emergenza, che è come coltellino multiuso tutto fare, perché effettivamente la robustezza non è paragonabile ai coltellini, soprattutto quelli della Victorinox. A destra invece troviamo questi altri coltelli che mi sono piaciuti tantissimo. Ne posseggo più di un modello, questi per esempio sono 2 che ho sempre qua con me, li utilizzo per diversi scopi, anche semplicemente per tagliare le scatole o per tagliare qualcosa anche di più robusto e vanno molto bene. Tagliacapelli regola barba a 9 €, mentre sfogliamo vediamo qualcosa di interessante. Questo per esempio è un ventilatore a torre che possiedo di colore nero e che consiglio vivamente perché funziona molto bene. Il prezzo è pure interessante, ma andiamo a quello che ci interessa davvero. E da giovedì 28 luglio invece troveremo altri articoli ma dedicati all'automobile. Quindi da questa parte troviamo degli accessori per il fai da te sulla nostra automobile, ma anche moto eccetera. Una chiave dinamometrica che vi ho già recensito, questa è della Walter, costerà
costerà 19,99 € e avrà un range di regolazione della coppia compresa fra 80 e 210 Nm. In dotazione verranno date anche una prolunga e delle bussole da 17, 19 e 21 mm, quindi specifica per le gomme dell'automobile. Solitamente troviamo proprio queste misure per quanto riguarda la viteria. È una chiave dinamometrica che ho già recensito, ho testato, ho fatto diversi confronti anche con chiavi dinamometriche molto più costose e mantiene perfettamente il settaggio che impostiamo, quindi la coppia impostata corrisponde perfettamente. Ideale per chiunque abbia necessità di sostituire frequentemente le gomme, per esempio per il cambio gomme stagionale, o per chi ha dei mezzi che richiedono comunque il cambio gomme in base al tipo di terreno, esigenze sportive, eccetera. Andate a dare un'occhiata al link che troverete giù nel primo commento nella descrizione, perché ho fatto una recensione molto approfondita. Questo invece è un set di cacciavite porta inserti a cricco composto da 81 pezzi. Troveremo una chiave a cricchetto nella parte centrale e poi diversi accessori, incluso un inserto speciale di cui ho parlato anche in un video specifico, e ci permette di prenderci cura sia dell'automobile ma anche all'interno di un laboratorio, perché questi inserti tra l'altro si possono utilizzare comodamente anche negli avvitatori, sia che abbiano il classico mandrino che si stringe che quelli che hanno il mandrino con l'innesto esagonale. Infatti hanno un innesto esagonale da 1/4 di pollice. Poi ci sarà un set di colle composto da 3 pezzi e più in basso invece una lampada a LED, che non riesco a capire se è una novità oppure no. Mi sembra di sì, perché io questa versione, comunque quella che ci somiglia, che si apre in questo modo, non l'ho mai posseduta. Costerà 11,99 €, avrà una batteria da 3,7 volt agli ioni di litio da 2000 mAh, emetterà un flusso luminoso massimo di 600 lumen e una temperatura di colore di 6500 gradi Kelvin. Sembra molto interessante, si vede da questa illustrazione che ha una base magnetica, quindi sarà possibile, per esempio come in questa foto, attaccarla magneticamente al cofano dell'automobile per illuminare l'interno del vano motore, ma si può sfruttare ovviamente all'interno del laboratorio e in tante altre circostanze, blackout eccetera. Questo invece è un arnese, un tester davvero molto interessante da non sottovalutare. È un tester per il liquido dei freni che costerà 8,99 € e si tratta di un misuratore per controllare la concentrazione di acqua nel liquido dei freni, con un LED a 5 livelli, e questo è interessante perché 5 livelli vuol dire che avrà una lettura molto definita, con una batteria inclusa. Perché bisognerebbe controllare la presenza di acqua all'interno del liquido dei freni? Perché il liquido dei freni è igroscopico, quindi può assorbire l'umidità dall'aria, l'umidità che si è accumulata comunque nel tempo, e quindi perdere le caratteristiche che gli danno l'incomprimibilità che hanno i liquidi dei freni, e quindi nel tempo compromettere anche la qualità della frenata, con un rischio anche per quanto riguarda la sicurezza. Quindi testare il liquido del freno semplicemente con un attrezzo del genere, che ci permette di fare una lettura veloce, ma perché io ne ho già anche un altro che non è Parkside, che permette di vedere con molta rapidità se il liquido del freno va sostituito o meno, va a garanzia della nostra sicurezza, ma ci evita pure, nel caso in cui portiamo l'automobile del meccanico, di farci fregare magari perché ci dice che c'è bisogno di cambiarlo e invece in realtà non ce ne sarebbe bisogno. Questi invece sono degli articoli della Nigrin, articoli per pulizia dei cerchioni, e si tratta di alcuni prodotti spray, altri in pasta, e al costo di 4,99 € alla confezione. Questi sono coprisedili per auto, 4,99 €, penso che sia un coprisedile unico. Questo invece è un set di coprisedile per auto composto da 14 pezzi al costo di 17,99 €. Il coprisedile singolo sarà disponibile in colorazione blu, rossa oppure nero, invece il set composto da 14 pezzi avrà una colorazione disponibile in nero, in blu ed in grigio. Nella pagina successiva non troviamo nulla di interessante se non il borsello antifurto che abbiamo visto anche nel volantino precedente, e una bilancia per pesare la valigia. Questa è comoda nel caso in cui si viaggi per esempio in aereo o si voglia sapere qual è lo sforzo che si deve fare. E nell'ultima pagina troviamo qualcosa che potrebbe far arrabbiare qualcuno e fare gioire qualcun altro, perché da poco hanno messo in vendita l'idropulitrice della Parkside con 170 bar di potenza massima, e considerate che questo sarà per il super weekend, e questo è il volantino della mia zona. Io sono di Agrigento in Sicilia, ma solitamente è uguale un po' in tutta Italia, e questo costava 129 € pochi giorni fa e adesso costerà 99 €, quindi fortunato chi non l'ha acquistata e avrà la possibilità adesso, ma
Dispiaciuto sicuramente chi ha speso 30 euro in più per comprare lo stesso articolo che sarà in vendita con uno sconto così elevato. E abbiamo finito anche oggi con la lettura del volantino. Spero che vi sia piaciuto, che vi abbia detto in modo chiaro tutto quello che conoscevo dei vari prodotti, anche se qualcuno per il giardinaggio per esempio non l'ho mai utilizzato. Andate a dare un'occhiata anche al video che ho caricato che riguarda il set per la spinatura, piccoli oggettini sempre Parkside molto interessanti, e guardate pure il link al mio canale Telegram perché là pubblico tantissime offerte che vado trovando sul web, curiosità, informazioni sui video eccetera eccetera. Quindi non mi resta che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo, vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace a questo video, cliccare sulla campanella per attivare le notifiche e ci vediamo a tutti i miei prossimi video. Ciao da Riccardo e a presto!